Lezione 1. Affrontare le sfide della vita. Sembri un po' distratto oggi. A cosa stavi pensando? Oh, solo qualche problema con il lavoro e la famiglia. È stato difficile da gestire. Capisco. Trovare un equilibrio tra le due cose può essere piuttosto impegnativo. Davvero? A volte mi sento tirato in così tante direzioni. Hai avuto modo di discutere di questi argomenti con qualcuno? Ho parlato con alcuni amici, ma mi sento ancora sopraffatto. Condividere i sentimenti può aiutare, ma non sempre è sufficiente. Esatto! Vorrei avere una soluzione magica per rendere tutto più semplice. Magari la vita avesse un manuale, non è vero? Sarebbe davvero comodo. E tu? Hai mai affrontato sfide simili? Sì. Ultimamente il lavoro è stato impegnativo e questo aggiunge stress al tempo trascorso in famiglia. Sembra dura. Come fai a gestire la pressione? Cerco di dare priorità ai compiti e di stabilire dei limiti. Mi aiuta un po'. Questo è un approccio intelligente. Devo ricordarmi di stabilire anche dei limiti. È essenziale per mantenere l'equilibrio. Hai trovato delle strategie specifiche che funzionano bene per te? Fare brevi pause durante il giorno mi aiuta a schiarirmi le idee. Dovrei provarci. Una piccola pausa può fare una grande differenza. Davvero. Inoltre, non esitate a chiedere aiuto quando ne avete bisogno. Hai ragione. A volte cerchiamo di fare tutto da soli. Ricorda, non sei solo in questo. Sono qui per supportarti. Grazie. È rassicurante sapere di avere qualcuno su cui contare. Insieme possiamo affrontare queste sfide e trovare soluzioni. Lezione 2. L'importanza del rispetto. Partecipare a un funerale è considerato un segno di rispetto, non è vero? Sì, lo è davvero. Dimostra quanto teniamo alla vita di quella persona. Molte persone sono disposte a percorrere lunghe distanze per partecipare a un funerale. È proprio vero. La dice lunga sulle loro relazioni. Ho sempre ammirato questa dedizione. Riflette profondo affetto e lealtà. Sì, i funerali uniscono le persone, permettendo loro di condividere il loro dolore. Offrono anche uno spazio per celebrare la vita della persona, non è vero? Assolutamente sì. Condividere storie può portare conforto a chi è in lutto. Hai mai partecipato a un funerale che ti ha lasciato un ricordo indelebile? Sì, ho partecipato al funerale di mia nonna. È stato un momento toccante e memorabile. Posso immaginare. I funerali spesso ci ricordano l'importanza della famiglia. Esatto, ci uniscono nel dolore e nell'amore che condividiamo per i nostri cari defunti. È interessante notare come usi e costumi possano differire. Sì, alcune culture celebrano la vita con cerimonie vivaci, mentre altre sono più sobrie. Indipendentemente dallo stile, l'essenza rimane la stessa, mostrare rispetto. Davvero, onoriamo coloro che ci hanno lasciato,
essendo presenti e solidali. È un potente promemoria dell'impatto che una vita può avere su molte altre. Verissimo. Ci incoraggia a prenderci cura delle nostre relazioni finché possiamo. Eccoci qui per onorare coloro che abbiamo perso e sostenerci a vicenda. Lezione 3. Costruire un futuro più sicuro. È fondamentale creare un posto più sicuro per i nipoti di questa generazione. Sono completamente d'accordo. Meritano un mondo con meno pericoli. Tuttavia, temo che per questa generazione gran parte del mondo si senta insicura. È vero, oggi ci troviamo ad affrontare molte sfide. Dai cambiamenti climatici alle questioni sociali, i problemi sembrano insormontabili. Sì, ed è nostra responsabilità occuparcene per le generazioni future. Secondo te, qual è il primo passo che dovremmo compiere? Penso che l'istruzione sia essenziale. La conoscenza favorisce il cambiamento. Assolutamente sì. Educare i giovani alla sicurezza e alla responsabilità è fondamentale. E dobbiamo anche promuovere la gentilezza e l'empatia tra loro. La gentilezza può creare un effetto a catena, incoraggiando gli altri ad agire in modo simile. Certo, una cultura di supporto può creare una comunità più sicura. Hai notato cambiamenti positivi nella tua comunità di recente? Sì, c'è stato un aumento dei gruppi di sorveglianza di quartiere. È incoraggiante. Le persone stanno adottando misure proattive per proteggersi a vicenda. Il coinvolgimento della comunità è fondamentale. Fa sì che tutti si sentano più connessi. Credo che insieme possiamo costruire un futuro più luminoso. Sì, e ogni piccolo sforzo conta. Quale consiglio daresti a qualcuno che vuole fare la differenza? Direi di iniziare a livello locale. Piccole azioni possono portare a cambiamenti significativi. Ottimo consiglio. L'importante è fare il primo passo. Insieme possiamo ispirare altri a unirsi a noi in questa missione. Ecco come creare un mondo più sicuro per le generazioni future. Lezione 4. Smascherare noi stessi. È interessante come a volte i nostri amici non sappiano nemmeno chi siamo veramente. È vero, Halloween è il momento perfetto per esplorare diversi lati di noi stessi. Assolutamente sì. Indossiamo maschere e costumi, che rivelano parti della nostra personalità. Ed è affascinante il modo in cui le persone si esprimono in modo creativo. Sì, ma mi fa anche pensare a come ci nascondiamo dietro i nostri ruoli quotidiani. Lo capisco. Spesso ci sentiamo sotto pressione per conformarci alle aspettative. Esatto. Halloween ci permette di liberarci da questi vincoli. E la parte migliore di Halloween sono ovviamente i dolciumi. Oh, non potrei essere più d'accordo. L'emozione di collezionare caramelle è impareggiabile. Mi riporta alla mente ricordi così gioiosi dell'infanzia. Ricordo che correvo di casa in casa, desideroso di riempire la mia borsa. Sì, e scambiare caramelle con gli amici era sempre un momento clou. Che tipo di caramella ti è piaciuto di più ricevere?
Adoravo le barrette di cioccolato, soprattutto quelle al caramello. Sono deliziosi. Sono sempre stato un fan degli orsetti gommosi. Gli orsetti gommosi sono un classico. Aggiungono una divertente consistenza gommosa. Halloween unisce davvero la gioia dei dolciumi al brivido del travestimento. Esatto, è un'occasione per celebrare l'immaginazione e la creatività. Forse dovremmo organizzare una festa di Halloween tutta nostra l'anno prossimo. Sembra un'idea fantastica. Potremmo organizzare un concorso in maschera. Mi piacerebbe tantissimo. Sarebbe un modo fantastico per riunire gli amici. E possiamo garantire che alla fine tutti si conosceranno un po' meglio. Eccoci qui a festeggiare Halloween e a scoprire il nostro vero io. Lezione 5. Snack Talk. Hai mai pensato a quante opzioni di snack ci sono oggigiorno? Certo che sì. Tostitos, Cheetos e Fritos sono solo alcune delle scelte più gettonate. Sì. Ognuno ha il suo sapore e il suo fascino unici. Mi piacciono i Tostitos con la salsa. Sono un'accoppiata perfetta. Sembra delizioso. Personalmente adoro i Cheetos per la loro croccantezza al formaggio. I Cheetos sono un classico. È difficile resistergli. Sapevi che a livello internazionale Frito-Lay detiene una quota di mercato del 28%? È impressionante. Dominano sicuramente il settore degli snack. È affascinante come riescano a rimanere al top. La varietà dei loro prodotti deve svolgere un ruolo significativo in questo successo. Esatto. Soddisfano gusti e preferenze diverse in tutto il mondo. La varietà dei loro prodotti deve svolgere un ruolo significativo in questo successo. Esatto. Soddisfano gusti e preferenze diverse in tutto il mondo. I Doritos sono fantastici. Adoro i sapori decisi che offrono. Hai mai provato a mescolare insieme diversi snack? Io sì, un mix di Tostitos e Cheetos è sorprendentemente buono. Sembra una combinazione divertente. Dovrei provarla qualche volta. Dovresti assolutamente provarlo. È come un'esplosione di sapori. Gli spuntini possono unire le persone e rendere ogni incontro più piacevole. Assolutamente sì. Cosa sarebbe una festa senza una varietà di snack? Ecco come gustare spuntini e condividere bei momenti. Lezione 6. Esplorare nuovi posti. Ho un'idea. Che ne dici di esplorare un'incantevole cittadina costiera nelle vicinanze? Sembra delizioso. Adoro le città costiere. Hanno un fascino unico. Assolutamente sì. L'aria fresca del mare è rinvigorente e il panorama è mozzafiato. Riesco già a immaginare le pittoresche strade fiancheggiate da case colorate. Sì. E spesso ci sono negozi caratteristici e mercati locali da esplorare. Mi piace visitare i mercati locali. Lì puoi trovare tesori unici. Esatto. Inoltre, il pesce fresco è un must nelle città costiere.
Non vedo l'ora di provare qualche piatto locale. Avete qualche consiglio? Ho sentito dire che in quella città la zuppa di vongole è eccezionale. Sembra delizioso. Non posso resistere a una buona ciotola di zuppa di vongole. E poi, dopo, dovremmo assolutamente fare una passeggiata sulla spiaggia. Una passeggiata sulla spiaggia è il modo perfetto per concludere un pasto. Immagina di guardare il tramonto sull'oceano mentre camminiamo. Sarebbe magico. Adoro i colori del tramonto. Non dimentichiamoci l'occasione per scattare qualche foto. Oh, sicuramente vorrò catturare quei momenti. Allora è deciso. Ci aspetta una giornata di esplorazione e relax. Non vedo l'ora. Sembra un'avventura perfetta. Ecco a voi la scoperta di nuovi posti e la creazione di ricordi meravigliosi. Lezione 7. Preferenze di viaggio. Stavo pensando alla nostra prossima vacanza. Sembrano entrambe fantastiche. Sì, ci sono così tante opzioni. Preferisci viaggi più attivi o più rilassati? Mi piacciono i viaggi attivi. Mi entusiasmano le escursioni e l'esplorazione di nuovi posti. Fantastico! I viaggi attivi possono essere molto rigeneranti. Esatto. C'è qualcosa di gratificante nel raggiungere la cima di una montagna. Sono d'accordo. Tuttavia, apprezzo anche i viaggi rilassati. Davvero? Cosa ti piace di loro? I viaggi tranquilli mi permettono di rilassarmi e ricaricarmi. È bello prendersela comoda. È un'osservazione legittima. A volte, abbiamo tutti bisogno di una pausa dalla frenesia. Sì, una vacanza al mare con un buon libro sembra l'ideale. Ah, la spiaggia. Ne capisco il fascino. Sabbia, sole e relax. Esatto, ma mi piace anche esplorare la cultura locale con calma. Le esperienze culturali possono essere arricchenti, indipendentemente dal ritmo. Esatto, che ne dici di combinare entrambi i tipi di viaggio? Sembra un'idea fantastica. Un po' di avventura e un po' di relax. Sì, potremmo trascorrere qualche giorno facendo escursioni e poi rilassarci in un resort. Sarebbe il meglio di entrambi i mondi. Io ci sto. Perfetto! Cominciamo subito a pianificare il viaggio dei nostri sogni. Ecco a voi avventure emozionanti e fughe tranquille. Lezione 8. Pianificare le avventure. Penso che sia una bella idea esplorare insieme nuovi posti. Sono pienamente d'accordo. Assicurati solo di annotare la posizione per riferimento futuro. È un suggerimento intelligente. Prenderò appunti per ricordare ogni punto. Se non scriviamo i dettagli, è facile dimenticarli. Esatto. Non voglio perdermi l'occasione di visitare nuovamente i posti che ci piacciono. Inoltre, ci aiuterà a pianificare le nostre prossime avventure in modo più efficace. Siete mai stati in quella deliziosa piccola panetteria qui vicino? Io no, ho sentito cose meravigliose sui loro dolci.
Dovremmo assolutamente includerlo nella nostra lista di cose da esplorare. Sì, riesco già a immaginare i deliziosi profumi che si diffondono dal panificio. E possiamo portare con noi qualche dolcetto durante le nostre gite. Sembra perfetto. Uno spuntino arricchisce sempre l'esperienza. Quali altri posti pensi che dovremmo annotare? C'è una galleria d'arte che vorrei visitare. Sembra intrigante. Adoro scoprire gli artisti locali. Anch'io. È un ottimo modo per apprezzare la creatività nella nostra comunità. Lo aggiungerò alla lista. E le attività all'aperto? Potremmo visitare il giardino botanico. È bellissimo in questo periodo dell'anno. Fantastica idea. La natura ringiovanisce sempre lo spirito. Sono entusiasta di tutti questi progetti. Sarà un'avventura meravigliosa. Ecco come esplorare nuovi posti e creare ricordi indelebili. Lezione 9. Momenti sui social media. Ehi, hai visto le foto che ho pubblicato oggi sui social media? Sì, erano stupendi. Dove sono stati scattati? Erano alla nuova mostra d'arte in centro. Era davvero impressionante. Ho sentito grandi cose su quella mostra. Qual è stata la tua opera preferita? C'era un murale meraviglioso che ha davvero catturato la mia attenzione. Sembra meraviglioso. Adoro i murales, aggiungono così tanto carattere a un luogo. Assolutamente. Ho scattato qualche foto ravvicinata per evidenziare i dettagli. Ho notato. Le tue capacità fotografiche migliorano ogni volta. Grazie. Sto cercando di migliorare le mie competenze. Pensi che dovrei postare di più? Certamente. Le tue foto ispirano gli altri a esplorare nuovi posti. Lo apprezzo. È divertente condividere esperienze con gli amici. Cos'altro hai catturato? Ho anche scattato una foto di un'installazione particolare dai colori vivaci. L'ho visto. Sembrava uscito da un sogno. Vero? Mi ha fatto sentire di nuovo bambino, pieno di meraviglia. Questi sono i momenti più belli. L'arte ha il potere di portare gioia. Sono d'accordo. Spero che più persone visitino la mostra dopo aver visto le mie foto. Sono sicuro che lo faranno. Il tuo entusiasmo è contagioso. Grazie. Magari la prossima volta possiamo andarci insieme. Sembra un piano fantastico. Mi piacerebbe molto sperimentarlo con te. Ecco come catturare insieme altri momenti memorabili. Lezione 10. Pianificazione degli alloggi. Ho una bella notizia. Ho trovato un ostello accogliente vicino al centro città. Sembra fantastico. Rientra nel nostro budget? Sì, è sorprendentemente conveniente. Sono rimasto piuttosto soddisfatto. Perfetto. Essere vicino al centro città renderà l'esplorazione molto più semplice. Esatto. Da lì possiamo raggiungere a piedi molte attrazioni.
Mi piace l'idea di immergerci nella cultura locale. E gli ostelli spesso offrono l'opportunità di incontrare altri viaggiatori. È vero, può dare origine a conversazioni interessanti. Hai mai soggiornato in un ostello prima d'ora? Sì, è stata un'esperienza divertente e ho incontrato delle persone fantastiche. Non vedo l'ora. Quali servizi offre questo ostello? Credo che abbiano la connessione Wi-Fi gratuita e una cucina in comune. Una cucina comune è fantastica. Possiamo risparmiare cucinando qualcosa. Sì, in più possiamo provare ingredienti locali e cucinare insieme. Sembra delizioso. Mi piace cucinare con gli amici. Sarà un'avventura. Hai letto le recensioni? L'ho fatto. Le recensioni sono per lo più positive, il che è rassicurante. È bello sentirselo dire, ci dà tranquillità. Penso che questo viaggio si preannuncia davvero memorabile. Sono d'accordo. Ecco a viaggi emozionanti e nuove esperienze. Sì. Definiamo i nostri piani e sfruttiamo al meglio il tempo che trascorreremo insieme. Lezione 11. Pianificare il viaggio. Penso che il piano sia abbastanza ragionevole per il nostro viaggio. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti. Quanto tempo ci vuole solitamente per arrivare a destinazione? In genere ci vogliono circa 2 ore in treno. Non è poi così lungo. Un viaggio in treno può essere davvero piacevole. Assolutamente sì. Ci dà la possibilità di ammirare il paesaggio lungo il percorso. Preferisci il treno alla macchina? Certo, i treni mi permettono di rilassarmi e godermi il panorama senza preoccuparmi del traffico. È vero. In più, durante il tragitto potremo chiacchierare e gustare degli spuntini. A proposito di spuntini, dovremmo prepararne alcuni per il viaggio. Ottima idea. Porterò dei panini e della frutta. Preparerò dei biscotti. Sono sempre un successo. Perfetto. A che ora dovremmo partire? Se prendiamo il treno del mattino, potremo avere l'intera giornata per esplorare. Mi piace questo piano. Le avventure iniziali sono spesso le migliori. Sì, inoltre, possiamo evitare la folla più tardi nel corso della giornata. Non vedo l'ora. Questo viaggio sarà davvero divertente. Davvero, brindiamo a nuove avventure e alla creazione di ricordi meravigliosi. Sì, prepariamoci per un viaggio indimenticabile. Lezione 12. Comprendere la comunicazione digitale. Hai mai pensato a come si è evoluta la comunicazione nell'era digitale? Certo che sì, è affascinante come ci colleghiamo oggi, soprattutto tramite i newsgroup su internet e gli scambi di email. Sì. Esistono 3 tipi fondamentali di comunicazione che si distinguono. Di che tipo sono? La prima è la comunicazione sincrona, in cui i partecipanti interagiscono in tempo reale. Ha senso.
Alcuni esempi includono videochiamate e chat dal vivo. Esatto. È immediato e consente un feedback immediato. E il secondo tipo? La seconda è la comunicazione asincrona, che non richiede la partecipazione simultanea. Ti piacciono le email e i post sui forum? Questo permette alle persone di rispondere quando preferiscono. Esatto. Dà alle persone il tempo di pensare e di elaborare le proprie risposte. Questo è un grande vantaggio, soprattutto per argomenti complessi. Sì, lo è. E secondo te, qual è il terzo tipo? Credo che si tratti di una comunicazione ibrida, che combina elementi sia sincroni che asincroni. Esatto. Ciò include piattaforme in cui i messaggi possono essere inviati e ricevuti in momenti diversi, ma consentono comunque l'interazione in tempo reale. Interessante. Offre flessibilità, essenziale nel mondo frenetico di oggi. Sono d'accordo. Comprendere queste tipologie può migliorare le nostre capacità comunicative. Certamente. È importante scegliere il metodo giusto per il messaggio che vogliamo trasmettere. Ecco come padroneggiare la comunicazione digitale e migliorare le nostre connessioni. Lezione 13. L'importanza degli addii. Hai mai pensato di organizzare il tuo funerale prima di morire? Sì, sembra un concetto interessante, non è vero? Sì. Molte persone cercano di adattare il servizio alla propria personalità. Esatto, permette alle persone di lasciare un'impressione duratura. Quali elementi ritieni sia importante includere? Credo che i tocchi personali, come le canzoni e le foto preferite, siano essenziali. Questi dettagli possono davvero riflettere la vita e le passioni di una persona. Sì, è un modo per celebrare il loro viaggio unico. Hai pensato a quale musica vorresti che venisse suonata? Penso che sceglierei qualcosa di edificante, magari una canzone rock classica. Sembra perfetto. Un'atmosfera vivace può aiutare amici e parenti a ricordare la gioia. Esatto, è importante concentrarsi sugli aspetti positivi. Sembra perfetto. Un'atmosfera vivace può aiutare amici e parenti a ricordare la gioia. Esatto, è importante concentrarsi sugli aspetti positivi. Vorresti delle decorazioni specifiche? E forse condividere storie e ricordi potrebbe essere parte del servizio. Mi piace tantissimo. Permette a tutti di entrare in contatto e di ricordare. I funerali non devono essere necessariamente un evento triste, possono essere una celebrazione della vita. Giusto. Si tratta di onorare la persona e la sua eredità. Ecco come vivere la vita appieno e pianificare addii significativi. Sì. Apprezziamo ogni momento e ispiriamo gli altri a fare lo stesso. Lezione 14. Le meraviglie del viaggio in treno. Trovo affascinante il modo in cui questi treni trasportano le persone in tutto il paese in modo così rapido ed efficiente. Assolutamente sì! Viaggiare in treno è uno dei modi migliori per visitare un paese. Lo è.
I treni possono coprire grandi distanze in così poco tempo. Per non parlare del fatto che offrono un modo comodo di viaggiare. Esatto. Adoro poter camminare durante il viaggio. E la vista dalle finestre può essere mozzafiato. Sì. È come guardare un film che si svolge all'esterno. I treni vengono utilizzati anche per trasportare persone su terreni diversi, giusto? Sì. Possono attraversare città, montagne e persino fiumi. È impressionante. È incredibile quanto sia versatile viaggiare in treno. Inoltre, spesso è più ecologico dell'auto. Verissimo. Prendere il treno riduce le emissioni di carbonio. Vorrei che più persone prendessero in considerazione il viaggio in treno come un'opzione. Sono d'accordo. Può essere un'esperienza meravigliosa. Qual è la cosa che preferisci del viaggiare in treno? Adoro l'emozione di arrivare a una nuova destinazione. Quella sensazione di avventura è difficile da battere. Eccoci ad altri viaggi in treno e ad altre esplorazioni insieme. Sì. Sfruttiamo al massimo i nostri viaggi e godiamoci ogni momento. Lezione 15. Budget di viaggio. Ho controllato le tariffe delle camere per il nostro viaggio e sono abbastanza ragionevoli. Questa è una notizia fantastica. Significa che potremo dedicarci a più attività. Esatto. Con tariffe ragionevoli, non dovrai preoccuparti di quella spesa. Che sollievo! I costi dell'alloggio possono aumentare rapidamente. Davvero. È sempre bello trovare una buona offerta. Hai trovato un posto con buone recensioni? Sì, mi sono imbattuto in un hotel incantevole che ha ottime recensioni. Meraviglioso! È importante soggiornare in un posto confortevole. E la posizione è perfetta per esplorare la città. Sembra l'ideale. La vicinanza alle attrazioni può farci risparmiare tempo. Assolutamente sì. Possiamo ottimizzare la nostra esperienza senza sprecare ore di viaggio. Quali altri servizi offre l'hotel? Offrono colazione e wifi gratuiti, il che è un vantaggio. Sono essenziali. Una buona colazione è la benzina che alimenta le nostre avventure. Sì. Inoltre, la connessione wifi gratuita ci permette di rimanere connessi. Hai pensato a quante notti resteremo? Pensavo a 4 notti. Dovrebbero bastare per vedere tutto. Sembra perfetto. Possiamo pianificare il nostro itinerario in base a questo. Ottimo. Completerò la prenotazione presto. Sono così emozionata per questo viaggio. Sarà fantastico. Ecco a voi un'avventura ben finanziata e ricca di ricordi. Lezione 16. Lezioni dal passato. È affascinante considerare come certi problemi non siano stati percepiti più chiaramente nella società. Sono completamente d'accordo. Se avessimo riconosciuto questi problemi un decennio prima, negli anni 50, ci saremmo risparmiati tante lotte. Assolutamente sì.
Gli anni 50 furono un periodo di grandi cambiamenti sociali, eppure molte sfide rimasero irrisolte. Sì, la consapevolezza è fondamentale per il progresso. Senza di essa, ripetiamo gli stessi errori. Esatto. Pensi che le persone semplicemente non ne fossero consapevoli o che la situazione fosse più complicata? Credo che sia stata una combinazione di entrambi. Le norme culturali spesso influenzavano le percezioni. È un punto valido. Le persone tendono ad accettare lo status quo senza metterlo in discussione. E questo può portare a un circolo vizioso di incomprensioni e conflitti. Immaginate quanto diverso sarebbe il mondo se queste sfide fossero state riconosciute prima. È interessante pensarci. Un intervento precoce avrebbe potuto cambiare la vita di molte persone. Sì. Affrontare prima problemi come la disuguaglianza e la discriminazione avrebbe avuto un impatto significativo. Ci ricorda che dobbiamo imparare dalla storia per creare un futuro migliore. Assolutamente sì. Possiamo onorare queste lotte impegnandoci per la consapevolezza e la comprensione. Ecco come riconoscere le lezioni del passato e impegnarsi per una società più equa. Sì. Insieme possiamo contribuire a creare un mondo che valorizzi la chiarezza e la compassione. Lezione 17. Esplorare con un budget limitato. Capisco che esplorare nuovi posti può essere costoso. Non preoccuparti. Esistono modi per esplorare nuovi posti senza spendere troppo. Davvero? Mi piacerebbe molto sentire i tuoi consigli. Per prima cosa, valuta la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici invece dei taxi. Ottima idea. Spesso è molto più economico e comodo. Esatto. In più, lungo il tragitto avrai modo di scoprire di più sulla cultura locale. E per quanto riguarda l'alloggio? Gli hotel possono essere piuttosto costosi. Considerate di soggiornare in ostelli o pensioni. Offrono tariffe convenienti. Sembra interessante. Ho sentito dire che gli ostelli possono essere molto divertenti. Lo sono. Puoi incontrare altri viaggiatori e condividere esperienze. E il cibo? Mangiare fuori può prosciugare rapidamente il budget. Provate i mercati locali e il cibo di strada. Sono deliziosi e convenienti. Adoro lo street food. È un ottimo modo per assaggiare la cucina autentica. Sì, e molte città offrono tour a piedi gratuiti. Davvero? Fantastico. Mi piace scoprire la storia dei luoghi. Ricordatevi di lasciare una mancia alla guida se il tour vi è piaciuto. È giusto. Apprezzo il tuo consiglio. Viaggiare con un budget limitato può essere un'avventura di per sé. Ecco come scoprire nuovi posti senza spendere una fortuna. Lezione 18. Le comodità di casa. Questo soggiorno è davvero invitante. Adoro il tavolino e il divano. Sono d'accordo. Crea un'atmosfera perfetta per rilassarsi. Mi piace sedermi qui e rilassarmi dopo una lunga giornata. Assolutamente. C'è qualcosa di confortante in questo spazio. Hai un posto preferito sul divano?
Certo che sì. Preferisco l'angolo dove posso rannicchiarmi con un buon libro. Sembra delizioso. Mi piace sedermi al centro, dove posso vedere tutto. È bello avere più opzioni. Ogni posto offre un'atmosfera diversa. Esatto. A volte mi piace sorseggiare un caffè mentre mi godo il panorama. Il caffè aggiunge un tocco di intimità. Hai una miscela preferita? Adoro una tostatura ricca e scura. Mi dà l'energia di cui ho bisogno. Preferisco una tostatura più leggera. È rinfrescante al mattino. Ottima scelta. Hai provato diversi metodi di preparazione? Io sì. Mi piace usare la pressa francese per un sapore più intenso. La pressa francese è fantastica. Esalta davvero il sapore. Forse un giorno dovremmo organizzare qui una degustazione di caffè. Sembra un'idea divertente. Potremmo invitare qualche amico. Sì, sarebbe un modo delizioso per godersi insieme questo spazio accogliente. Ecco a voi tanti momenti di relax e conversazioni piacevoli.